Ogni giorno guardiamo l'ennesimo video sull'AI come se fosse la fine del mondo, ma ho la sensazione che in realtà non abbiamo ancora davvero capito come ci influenzerà nel futuro. Oggi vorrei fare una riflessione insieme a voi, non solo su cosa rischiamo di perdere, ma anche su cosa potremo guadagnarci nel lungo periodo, perché le rivoluzioni tecnologiche non sono mai solo distruzione, sono anche ridefinizione, rielaborazione, riprogettazione. Viviamo in un'epoca in cui il digitale sembra inghiottire tutto. Le immagini scorrono più veloci di quanto riusciamo a guardarle, i video passano senza lasciare traccia e ogni giorno ci viene imposto, quasi senza rendercene conto, cosa merita la nostra attenzione e cosa no. In mezzo a questo flusso continuo c'è chi perde entusiasmo, chi teme che la creatività stia diventando superflua, chi sente che gli strumenti stiano diventando più importanti dell'arte stessa. In un mio video precedente mi ero chiesta se l'intelligenza artificiale avesse ucciso la fotografia. Avevo letto il commento di una persona che diceva di aver perso completamente la voglia di fotografare per colpa dell'AI. E dietro quelle parole non c'era solo paura, c'era proprio la sensazione di essere sostituiti da qualcosa che sembra fare tutto meglio, più velocemente e senza fatica. Ecco, non ho smesso di pensarci e dopo quel video la riflessione si è allargata un po' di più. Non solo alla fotografia, ma all'intero sistema in cui stiamo vivendo. Oggi voglio raccontarvi un po' quello che ne è venuto fuori. Ogni tecnologia che ha reso accessibile ciò che prima era esclusivo ha sempre generato timori. È successo con la fotografia, con il digitale, anche con gli smartphone. E oggi succede con l'intelligenza artificiale. Strumenti diversi, ma stesso effetto. Però questa volta sembra diverso. Perché? Oggi ci preoccupiamo delle invasioni di video realistici creati in pochi secondi dall'AI, contenuti spesso discutibili, spesso di basso livello, un'esplosione di materiale immediato, ma senza spessore. E non voglio dire che sia una cosa positiva, però mi sono chiesta, non è forse la stessa dinamica che abbiamo già visto altre volte? Quando la fotografia è diventata accessibile a tutti, la qualità media si è abbassata. Quando sono arrivati gli smartphone è successa la stessa cosa con i video, lo stesso con la musica, con i social, con i filtri, con le animazioni automatiche. Ogni volta che una tecnologia diventa di massa, la quantità esplode e la qualità media si abbassa. Il punto però non è prendersela con la tecnologia. Io amo la tecnologia, amo anche l'intelligenza artificiale. Il punto è che quando tutti possono produrre qualcosa, non tutti in realtà sanno come fare, non tutti ne fanno un buon uso. In fondo non tutti sono fotografi perché scattano foto e non diventiamo artisti solo perché abbiamo uno strumento che ci aiuta a creare. Quindi forse il problema non è l'intelligenza artificiale oggi, il problema era già lì anche ieri. L'intelligenza artificiale lo ha reso solo impossibile da ignorare. Diciamocelo apertamente, internet è da anni una discarica di contenuti veloci. Buongiornissimo, caffè? Quante immagini scorriamo e dimentichiamo dopo 2 secondi? Quanti video nascono solo per ottenere un like e non per restare? Qualche tempo fa vi avevo portato anche una riflessione sul ruolo della bellezza oggi, chiedendomi se siamo ancora capaci di riconoscerla, di meravigliarci di fronte ad essa. Vi lascio il link in alto in descrizione se volete recuperarlo, perché la sensazione è che ci stiamo abituando a contenuti sempre più superficiali. Gli algoritmi premiano la frequenza, non sempre la qualità. Chi pubblica tanto viene spinto, chi pubblica invece con più lentezza e cura spesso resta indietro. Il rumore copre tutto. Ma non è stata mica l'intelligenza artificiale a inventare questo meccanismo, lo ha solo portato all'estremo. Per la prima volta possiamo creare qualcosa senza sforzo, in pochi istanti, senza nemmeno sapere davvero cosa stiamo creando. E questo cambia tutto, perché il processo creativo non è solo il mezzo per arrivare a un risultato, è il risultato stesso. Quando creo una fotografia, un testo, un video, ciò che mi trasforma non è l'immagine finale, è il percorso, il tempo passato a osservare, a pensare, a cercare un senso. Se quel tempo però sparisce,
sparisce anche la parte più umana dell'arte, la trasformazione. Internet è diventato un fiume in piena di contenuti generati automaticamente o realizzati con il minimo sforzo. Superficialità, velocità e compulsione alla produzione ci hanno abituati a scorrere senza davvero osservare. E a un certo punto ci rendiamo conto che tutta la polvere che abbiamo nascosto sotto il tappeto non ci sta più, è troppa. L'intelligenza artificiale ha semplicemente sollevato quel tappeto, ha reso visibile la fretta, la rincorsa al risultato immediato. Ma forse proprio da qui possiamo ricominciare a dare valore al processo. C'è un concetto che trovo molto interessante e che Massimo Mantellini descrive nel suo libro Bassa risoluzione. Parla di come nell'epoca digitale abbiamo abbassato le nostre aspettative. Senza accorgercene ci siamo abituati ad accontentarci di meno. Viviamo in un mondo in cui tutto potrebbe essere ad altissima qualità, eppure scegliamo la versione più compressa, più veloce e più superficiale. Un esempio, la canzone in streaming anche se suona peggio, la foto che non stamperemo mai, il video da 30 secondi che non ci lascia nulla. Mantellini scrive che dentro la vastità dell'offerta digitale abbiamo fatto una scelta inattesa: ridurre le nostre aspettative. E allora la domanda è: ma come siamo arrivati qui? Forse perché abbiamo confuso la democratizzazione con la banalizzazione. Rendere la creatività accessibile a tutti è una cosa bellissima, ma la libertà di creare non coincide automaticamente con la capacità di creare. L'AI ha eliminato l'ultima barriera, il tempo. All'inizio, con le prime immagini generate da Midjourney, serviva ancora uno sforzo. Bisognava imparare a scrivere prompt, descrivere con precisione ciò che si voleva ottenere, e quindi c'era studio, consapevolezza. Era già un atto creativo. Oggi sembra che anche quello sforzo sia sparito. I modelli capiscono quasi tutto da soli. Bastano poche parole per avere un risultato decente. A volte nemmeno quelle. Non serve più imparare, non serve fare esperienza. Ma basta chiedere, e così non siamo più creatori, ma consumatori di ciò che generiamo. C'è una frase che dovremmo ricordare: se è gratis, il prodotto sei tu. I social ci hanno già abituati a cedere tempo e attenzione al doom scrolling. Ma con l'AI stiamo facendo un passo in più. Non guardiamo soltanto, produciamo, generiamo e restiamo dentro un vortice di realtà artificiali che diventano una fuga. Più ci rifugiamo lì, però più perdiamo fiducia in ciò che è reale. Non è solo il contenuto falso a ingannarci, è la perdita di attenzione. Quando non siamo più presenti, smettiamo anche di credere. La vera crisi, secondo me, quindi è una crisi di fiducia e di senso critico, non perché siamo diventati improvvisamente meno intelligenti, anche se alcuni dati ci raccontano che facciamo sempre più fatica a mantenere l'attenzione persino durante un film. Il punto però è un altro: non abbiamo più tempo per ragionare davvero. Non ci fermiamo, non approfondiamo, non verifichiamo. Tutto deve essere immediato, rapido, consumabile in pochi secondi. Se qualcosa richiede uno sforzo in più, lo abbandoniamo perché non abbiamo tempo. E in questa corsa continua smettiamo di farci le domande fondamentali. È vero ciò che sto guardando? È affidabile ciò che sto leggendo? Chi sta parlando sa davvero di cosa parla? C'è però un aspetto importante che spesso dimentichiamo. Il cervello è plastico, non è un organo fisso ed immutabile. Anche se ci sentissimo meno brillanti o meno concentrati, possiamo sempre creare nuove connessioni, nuove sinapsi. Possiamo allenarlo, possiamo rafforzarlo. La capacità di pensare in modo critico non è un talento magico, è un esercizio. Il problema è che se smettiamo di usarlo in profondità, se lo abituiamo solo alla velocità e alla superficialità, quella plasticità lavora al contrario, si adatta anche alla distrazione e invece di espandersi rischia di atrofizzarsi. Senza tempo non c'è riflessione, senza lentezza non c'è profondità e senza profondità il senso critico si spegne.
Lo vediamo anche nella polarizzazione dell'opinione pubblica, ognuno chiuso nella propria bolla, circondato dalle sue idee che confermano ciò che già pensa. Si rafforzano i bias e si perde curiosità. L'altro diventa un avversario, non un confronto. L'intelligenza artificiale amplifica tutto questo, ci offre risposte immediate, immagini perfette, video spettacolari, testi scritti in pochi secondi, riflessioni che sembrano profondissime e che invece a volte sono solo ben confezionate. E lo ripeto ancora una volta, per me rimangono strumenti straordinari, ma solo se usati in modo approfondito. Non è colpa delle AI, il problema, come sempre, non è lo strumento, è l'uso che ne facciamo. Se la utilizziamo in modo superficiale, otterremo inevitabilmente risultati superficiali. E fermiamoci un attimo a pensarci. Siamo talmente abituati al pressapochismo che stiamo usando in modo superficiale persino uno strumento potentissimo come l'intelligenza artificiale. È un paradosso incredibile, no? Abbiamo tra le mani qualcosa che potrebbe aiutarci ad approfondire, ad analizzare meglio, ad esplorare possibilità che prima non avevamo. E lo riduciamo a una macchinetta che sforna risposte rapide da copiare e incollare per fare qualche like. Un po' come è successo con internet d'altronde. Abbiamo potenzialmente accesso a quasi tutta la conoscenza umana online. E per cosa lo usiamo? Beh, spesso lo usiamo per scorrere contenuti inutili o per lasciare un commento acido sotto la foto di qualcuno. Questo, a mio avviso, dice molto più di noi che della tecnologia. Ma allora, siamo perduti? Secondo me non del tutto. È vero, stiamo forse attraversando il momento più buio della storia di internet, ma voglio restare ottimista. Quando qualcosa cresce troppo arriva sempre un punto di rottura, un momento in cui siamo saturi e diciamo no, basta. Lo vediamo già nella vita reale, sempre più persone cercano lentezza, silenzio, contatto con la natura. Dopo anni di corsa verso le città, molti scelgono di tornare a una vita più semplice. È una ricerca di equilibrio. Prima ci eravamo spostati dalla campagna alle città in cerca di opportunità, oggi facciamo il percorso inverso, cerchiamo semplicità, meno rumore, più respiro. E questa per me è una metafora perfetta di ciò che accadrà anche nel digitale. Quando l'artificiale diventa eccessivo, cresce il bisogno di autenticità. Il ritorno all'analogico, della pellicola, dei formati lenti, video lunghi, podcast, delle cose fatte a mano. Più tutto diventa perfetto e replicabile e più abbiamo fame di imperfezione. E questa secondo me è una buona notizia, perché quando il rumore aumenta, la voce autentica risalta ancora di più. La soluzione che vedo quindi è tornare al reale, vivere le nostre passioni come esperienza, non solo come un contenuto. Partecipare a comunità vere, locali, creare con intenzione. I lavori che lasceranno il segno saranno quelli costruiti con presenza, con attenzione vera, con cura, quelli in cui si sente che qualcuno si è fermato, ha osservato, ha scelto consapevolmente cosa dire e come dirlo. Emergerà chi avrà il coraggio di avere una visione propria, non perfetta, non necessariamente rumorosa, ma autentica. Una sensibilità riconoscibile, uno sguardo che non cerca di piacere a tutti, ma di essere fedele a se stesso. Perché spesso ciò che manca non è la tecnica, ma la consapevolezza di chi si è, da dove guardiamo il mondo, capire quali storie ci appartengono davvero e quali no, scegliere il nostro posto invece di rincorrere quello degli altri. In mezzo a tanto rumore non vincerà chi urla di più, quindi secondo me resterà chi ha qualcosa di vero da dire, chi offre un'esperienza, non solo un prodotto, chi crea non per riempire uno spazio, ma per dare senso a quello spazio. Chi è davvero creativo non cerca scorciatoie, non si lascia sedurre dalla facilità. Usa l'AI magari come uno strumento, come un alleato, non come un sostituto della propria voce. L'intelligenza artificiale non ci ruberà mai la creatività. Ci sfiderà, ci spingerà a ridefinirla magari, a smettere di contarla in quantità e iniziare a sentirla nel suo vero significato. Perché la creatività non è mai stata solo tecnica. È intenzione, è sensibilità, è uno sguardo unico sul mondo e tutto questo non si può automatizzare, non si può replicare con un click. È profondamente umano, vivo, irripetibile.
E forse proprio grazie a questo caos torneremo a dare valore a ciò che richiede tempo, a ciò che lascia traccia. L'AI quindi non ucciderà la fotografia, né tantomeno l'arte. Ha solo reso evidente ciò che era già vuoto. E oggi più che mai c'è bisogno di persone che scelgano di fare cose piene di senso, di intenzione, di vita vissuta. Se l'AI renderà visibile la mediocrità che prima era solo diluita, ma allora forse è un bene, perché ci obbligherà a rivalutare ciò che conta davvero e magari torneremo ad apprezzare un contenuto che non nasce per essere scrollato via, ma per essere ricordato. Vi aspetto nei commenti per parlarne insieme. Un abbraccio e a presto. Ciao!